Ancora emozionati per il trekking nel mezzo della Cordigliera Blanca che ci ha portato fino alla Laguna 69, decidiamo che è il momento di dirigerci verso la frontiera con l'Ecuador. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. E riprendiamo un collettivo che ci riporta alla cittadina di Casma, dove abbiamo lasciato parcheggiato il nostro van. Qui ci accorgiamo che la nostra tattica è perfettamente riuscita. Sta bene? Vamos! Ci troviamo a Casma, ad un centinaio di chilometri a nord della capitale Lima. Circa 800 chilometri ci dividono la frontiera con l'Ecuador, e non avendo particolare attrazione da visitare nel mezzo, decidiamo di dirigerci rapidamente verso il nord. La costa nord del Perù non ci ha fatto impazzire. Come accennato nello scorso video, il problema principale è la spazzatura. Percorriamo centinaia e centinaia di chilometri caratterizzati da deserto, vento e rifiuti al lato della carreggiata. Ci capita spesso di vedere locali che buttano la spazzatura direttamente dal finestrino della macchina. Vai una! Arriviamo a Lambayeque, dove veniamo ospitati da questo simpatico signore Walter, che ha installato un clacson di un camion a bordo del proprio veicolo. Ne approfittiamo per fare qualche lavoretto al van e ai nostri poveri capelli. Qui visiteremo il Museo Archeologico Nazionale di Bruning, nato dalla dedizione dell'archeologo tedesco Hans-Heinrich Brüning, che dedicò la sua vita alla ricerca di ceramiche e manufatti culturali provenienti dai Moche, Cimu e Inca. Il museo archeologico è diviso in 4 piani. Oltre alle stanze piene di tesori culturali, inclusa una stanza piena d'oro, lo strato inferiore mostra la fotografia di Brüning di anni di lavoro sul campo. Salendo i vari piani del museo, aumenta il livello di civilizzazione di queste tribù pre-incaiche, passando da comunità agricole a veri e propri imperi. Eccoci con i Sierranautas. Sono una famiglia della Colombia di 4. C'è Ali il padre, Silvia la madre, poi c'è i 2 bambini che sono Melissa e Samuel. Ora stiamo viaggiando insieme verso il nord, andiamo verso l'Ecuador. Siamo a 300 km dall'Ecuador e visto che abbiamo incontrato i Sierranautas a Lambayeque e già avevamo incontrato a Nazca, abbiamo deciso di proseguire al nord insieme. Quindi niente, ora faremo la strada insieme e poi arriveremo stasera a una città chiamata Playa Sorritos, che è al mare, è molto vicino alla frontiera, e da domani, se tutto va bene, la nostra idea è attraversare la frontiera insieme e pensiamo di andare a dormire in una riserva naturale che è lì proprio dopo la frontiera. Nel nord del Perù possiamo vedere come comincia a cambiare tutto l'ecosistema. Nord del Perù, il Perù si può dividere in 3 parti: la zona costiera, la zona delle Ande e la zona della selva, la zona tropicale. E la zona più rapida per guidare è sicuramente la Panamericana, che è la zona costiera, ma è anche, soprattutto al nord, la parte più noiosa, perché c'è veramente un sacco di deserto, le strade sono abbastanza sporche. Sì.
e fa caldo e non c'è troppo da vedere. È molto famosa per i musei e per i siti pre-Inca che abitavano queste zone. La parte andina e la parte tropicale è sicuramente molto più interessante, ma è davvero difficilissima da raggiungere e abbiamo già visto abbastanza del Perù. Siamo molto contenti e siamo pronti a esplorare Ecuador e Colombia, dove non siamo mai stati, quindi la curiosità è doppia. Io ci sono già stata in Colombia in realtà, però per pochissimo tempo, dal poco che ho visto mi è piaciuto un sacco, quindi non vedo l'ora di tornare e esplorarcela bene. Quindi niente, ora continuiamo un po' a guidare, a osservare questi paesaggi che diventano pian piano un po' più verdi e vediamo domani come va la frontiera, speriamo bene. Dove in teoria non ti chiedono assolutamente nulla, solamente No. i 3 vaccini e neanche dichiarazioni giurate, quindi dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Sì, ci hanno anche detto che non controllano tanto come la frontiera del Cile, ad esempio il cibo che hai fresco, così, quindi in teoria dovrebbe essere abbastanza tranquilla, vediamo come va. Tra l'altro ieri ne abbiamo approfittato a Piura, che è la cittadina dove ci siamo fermati a dormire per la notte, per fare un paio di lavoretti. Ad esempio ci siamo resi conto appena siamo arrivati che i pensili stavano un po' cadendo, cioè L'incubo di Sofì. Sì, quello è il mio incubo davvero da quando abbiamo iniziato il viaggio. Devo dire che finora hanno retto benissimo. E infatti mi sono spaventata perché pensavo che fosse la struttura intera del pensile che stava cadendo, ma in realtà poi analizzando bene e scrivendo al nostro carpintero Edgar, che proprio è un amico per me, per noi, le ho detto aiuto Edgar, cosa sta succedendo ai pensili? Mi ha detto no, tranquilla, quello lì non era la struttura che era attaccato al van, ma in realtà era la struttura interiore del pensile, quindi era un pannello divisore tra un compartimento e l'altro che si stava staccando da sopra. Allora ci ha spiegato un pochino come si può riparare e abbiamo comprato delle cose da ferramenta e le abbiamo messo di nuovo a posto. Anche perché il problema di quei cassetti è che sono stati fatti e poi inseriti e attaccati alla struttura. Sì. Quindi qualsiasi chiodo è stato attaccato prima, non è poi facile aggiustare dopo, sarebbe da levare tutta la struttura, metterlo a posto e riattaccarlo. Sì, questi chiodi che si sono tolti sono stati inchiodati da sopra la struttura del mobile. Comunque è andata bene, invece poi ci siamo accorti che un faro di bassa davanti non funzionava più e ne abbiamo cambiato tutte e due, devo dire abbastanza facile, e ne abbiamo approfittato per fare una spesa dei prodotti di prima necessità, perché seppure il Perù non è così economico come pensavamo, in Ecuador è il dollaro e con la svalutazione incredibile che sta avendo l'euro in questo periodo, soprattutto i beni di prima necessità sono più convenienti qua in Perù. Sì, c'era successo in Argentina, alla frontiera argentina col Cile, che non ci siamo preparati molto bene facendo una bella scorta di tutto, di cibo, di prodotti di pulizia, prodotti personali, che in Argentina costano meno della metà di quello che costano in Cile. Allora ci siamo un po' arrabbiati, però stavolta volevamo andare un po' più preparati, quindi abbiamo preso scorte di quasi tutto, di igiene, cioè pulizia del van. Piccolo ostacolo per i Sierranautas. Come fanno a controllarli così tanti? Amigos, il cagnolino della strada. Amigos, permesso, dobbiamo passare. Eccoci. Olè! Prime buche equatoriane. Altri overlander lì.
Italian Taco llama Sierra Nautas. ¿Me recibe? Estamos en Ecuador. Es correcto. Bueno, entonces nos paramos al primer pueblo, ¿ok? No podemos adelantar este coche, pero perfecto, está bien. Sí, ya el próximo pueblo está cerca por... Perfetto, bene, gracias. Siamo entrati in Ecuador e fino alla frontiera è obbligatorio che guidi il dueño, la Sophie, che era da un po' che non stava guidando, perché adesso tra poco ci faranno un controllo grosso sempre del frigo, di tutte queste cose. Comunque è una dogana veramente facile, molto disorganizzata, ma non come ai livelli della frontiera della Bolivia. Dietro ci sono i Sierra Nautas, vediamo se si vede. Credo di no, vabbè. Facciamo ancora un pezzo con loro e listos. Andiamo ognuno per la sua strada. Entrati in Ecuador, la prima fermata che faremo è al parco naturale di Arenilla, a pochi chilometri dalla frontiera col Perù. L'ecosistema che ci troviamo di fronte è quello del bosco secco. In giornata faremo con i nostri amici Sierra Nautas un primo sentiero, incontrando queste bellezze naturali. È davvero incredibile constatare il cambio repentino di natura in pochi chilometri tra una frontiera e l'altra. Ma di tutto questo vi parleremo nel prossimo episodio.